Questo per me è stato il prodotto hi-fi del 2024, lo WiiM Ultra, ed ecco perché dopo averlo provato a lungo per il canale e soprattutto dopo aver riscosso la 13ª l'ho acquistato anche io, ma nel corso degli ultimi mesi ho acquistato anche altri prodotti hi-fi, audio, tech e nerd spendendo il giusto, e in questo video vi mostro quelli più interessanti. Ma vi siete accorti che il logo di WiiM è visivamente palindromo? Guardate, se giro il risultato non cambia, si legge sempre WiiM. A parte questo, per me, lo ribadisco, WiiM Ultra è il prodotto hi-fi del 2024, ma tutta la serie di streamer WiiM ha un ottimo rapporto qualità-prezzo, tanto che, come vi avevo annunciato nella recensione, ho acquistato l'Ultra per lo studio di Vinilicamente e quindi per il mio impianto principale, e poi ho acquistato il Pro per il mio studiolo, quello dedicato a produttività e intrattenimento. Il come ed il perché li ho raccontati in modo approfondito nel video dedicato che trovate linkato in descrizione. E quando li ho presi un paio di settimane fa, quando sono andati in offerta su Amazon al minimo storico per circa 2 giorni. Quell'offerta ve l'ho naturalmente segnalata sul canale Telegram dedicato ad audio hi-fi, anche quello naturalmente è linkato in descrizione insieme agli altri canali dedicati alle offerte su vinili, CD, Lego e altri gingilli nerd. Andiamo avanti. Devo dirvi che io sono un felice possessore delle mitiche Sony MDR 7506 da diversi anni, una delle cuffie più amate dai professionisti negli studi di registrazione perché costano poco e rendono tanto. Hanno quel look a metà strada tra il cheap e il vintage che mi fa impazzire, e poi sono perfette come cuffie monitor, essendo cuffie chiuse, neutre. Quando devo utilizzare una cuffia per montare un video, scelgo questa. Quando giro un episodio delle live sessions, le utilizzo collegate al registratore multitraccia. Insomma, avete capito, non rinuncerei mai ad un paio di 7506, infatti se mi si guastassero ne comprerei subito un'altra. E considerando il prezzo di circa 100 euro, sono perfette così come sono, tranne per un piccolo particolare. Il particolare è il padiglione. Questi sono già quelli che ho sostituito, quelli che ho acquistato e che adesso vi vado a descrivere. Quelli originali sono meno spessi di questi e poi sono rivestiti da un sottile strato di ecopelle peggiore di questo, e dopo qualche anno iniziano a sfaldarsi e vengono fuori tanti coriandoli neri che si appiccicano alle orecchie e fanno un casino dappertutto, perché poi appunto sono appiccicosi, non li togli con l'aspirapolvere, non si toglie. Ahibò. Quindi cuffia top, tranne che per i padiglioni mi sarebbe garbato farveli vedere, purtroppo li ho buttati prima di avere l'idea per fare questo video. Questi sono quelli che ho sostituito, ovviamente li trovate linkati in descrizione come qualsiasi altro prodotto presente nel video, e ho scelto questi perché il materiale è diverso, sono più massicci, come ripeto, rispetto agli originali, sono più morbidi e così le cuffie diventano ancora più comode rispetto a quello che già sono, e poi hanno questo dettaglio della lettera che identifica il padiglione destro e sinistro stampato all'interno, che adoro. E poi la cosa più importante è che costano il giusto, poco meno di 15 euro, questo è quello che li avevo pagati, credo che anche adesso si trovino a quel prezzo, controllate, mi raccomando. Però ecco, se nei prossimi anni i vostri padiglioni delle 7506 cominceranno a sfogliarsi, come è inevitabile che sia, perlomeno avete già un'idea per sostituirli. Se ti sta piacendo questo video, lascia un like, ci vuole un attimo e mi aiuta a raggiungere altri appassionati come te, e poi nei commenti qui sotto consigliami un prodotto audio, hi-fi, tech o nerd che hai acquistato di recente e di cui ti sei innamorato o innamorata, qui sotto nei commenti. Da un paio di mesi, quindi diciamo più o meno da quando è stata annunciata, avevo inserito nella mia infinita lista dei desideri la cuffia considerata l'erede della 7506, ossia la Sony MDR M1, che come potete vedere è proprio un erede anche estetica, perché sono molto simili. Il marketing Sony la identifica come una perfetta cuffia monitor, ed è vero, come
più rifinita esteticamente rispetto alla 7506, ed è vero, e con una qualità sonora incredibile, ed è vero anche questo. Naturalmente la qualità sonora è rapportata al prezzo di listino, ossia 249 euro. E a proposito di prezzo, la cuffia è ottima, anche se credo che il prezzo giusto sia 199 euro, perché sì, le rifiniture sono più curate rispetto alla 7506, però la maggior parte della costruzione rimane in plastica. E poi le MDR-M1 non sono richiudibili, cosa che invece sono le 7506, un dettaglio che ho sempre apprezzato sia in questa che in qualsiasi cuffia monitor, come la M50X di Audio-Technica, altro prodotto Best Buy utilizzato da molti musicisti anche in questo studio mentre registravano la propria live session. Il packaging estremamente scarno delle nuove Sony MDR M1 è compensato dalla presenza di due cavi removibili, uno di 1,20 m ed uno di 2,50 m, mentre la 7506 aveva solo il classico cavo spiralato fisso. I due cavi della MDR M1 sono belli massicci e resistenti, esteticamente gradevoli, e ottimo è anche il sistema di connessione a vite tra cavo e cuffia. La qualità audio è molto buona, superiore alla 7506, ma va anche detto che in questo momento ci ballano circa 150 euro. Insomma, la nuova MDR M1 è un'ottima cuffia monitor, ma rispetto alla 7506 può essere sfruttata di più anche per l'ascolto di tutti i giorni, perché è meno flat, meno analitica, leggermente più colorata e rotonda, quindi in sostanza più divertente. Per darvi invece un riferimento rispetto alla M50X di Audio-Technica, anche in questo caso la MDR M1 di Sony è un filo più rotonda, quindi in definitiva, se vi serve una cuffia solo monitor, andate tranquilli sulla 7506, immortale, imbattibile, soprattutto perché è quella che costa meno. Se invece vi serve o può farvi comodo una cuffia monitor che però si rivela ottima anche per l'ascolto, MDR M1 di Sony ed M50X di Audio-Technica, considerando che la M1 di Sony è quella con la scena sonora più rotonda di tutte e tre. Quindi in conclusione mi ritengo molto soddisfatto di questo mio nuovo acquisto. Oh cavo. In diversi mi avete chiesto quali cavi io utilizzi nel mio setup e anche di farci un video, visto che ci sono, per spiegare pro e contro. Tranquilli, perché ci sto lavorando, penso sempre a voi. Intanto posso dire che non sono un credente dei cavi esoterici, nel senso che quello del cavo è un campo minato in cui gioca un ruolo importante la cosiddetta psicoacustica. Naturalmente non tutti i cavi sono uguali, però per riuscire a sentire delle differenze tra un cavo ed un altro, per mia esperienza, sono necessari tanti soldi e secondo me un po' troppi. Si può spendere molto meno rispetto ad un cavo pitonato ed avere comunque ottimi risultati. Voglio farvi solo un paio di esempi al volo, perché sono quelli che ho acquistato di recente proprio in previsione del video di qui sopra, e questi mi sono stati consigliati da uno di voi, da uno scettico come me. Mi ha chiesto se li avevo mai ascoltati, gli ho detto di no, e quindi, visto il suo entusiasmo, li ho voluti acquistare per testarli, tanto il costo è abbastanza abbordabile. Si tratta di cavi RCA dell'azienda italiana Impeto. Li ho già ascoltati, per quello che costano vanno molto bene. Ho ricomposto la confezione originale così come mi sono arrivati, con queste coperture per i connettori. Anche i connettori sono ben fatti, il cavo è resistente, suona bene, per quello che costa è assolutamente consigliato. Naturalmente vi dirò qualche cosa in più nel video in preparazione dedicato ai cavi che utilizzo abitualmente io. E poi un altro paio di cavi RCA che inserirò nel video sono questi, ma devono sempre arrivarmi. L'azienda ha scelto un nome molto umile, World's Best Cables, ossia i cavi migliori del mondo. E cosa fanno? Fanno cavi custom utilizzando diversi fornitori. In questo caso il cavo vero e proprio è del brand giapponese Mogami, mentre i connettori sono dell'americana Amphenol.
Questo invece ce l'avevo in lista da un po' di tempo, però non mi decidevo mai ad acquistarlo. Si tratta del cofanetto in vinile di Pulse dei Pink Floyd. Ho già la prima stampa in CD del 1995 a cui sono super affezionato, però a parte il momento emotional va detto che Pulse è la testimonianza dell'ultimo grande tour dei Pink Floyd e quindi storicamente importante, non solo un oggetto da collezione. Mi sono deciso ad acquistarlo solo adesso perché qualche giorno fa è andato in offerta, ve l'ho segnalato ovviamente su Telegram, e visto che avevo un buono Amazon che mi è stato regalato a Natale da sfruttare, ho colto l'occasione al volo. Dal punto di vista del contenuto abbiamo 4 vinili neri 180 grammi imbustati singolarmente e il disco è a sua volta contenuto in una in sleeve di carta spessa stampata. Niente in sleeve antistatiche quindi, però perlomeno abbiamo qualcosa di sensato, non c'è l'in sleeve di carta nera semplice da 2 soldi. Audio rimasterizzato, resa spettacolare e poi con i diffusori che sto provando in questo periodo è veramente roba da bavina alla bocca. Non voglio anticiparvi nulla sui diffusori perché presto arriva il video, quindi se non siete ancora iscritti fatelo adesso e attivate la campanellina per ricevere le notifiche sulle prossime pubblicazioni. E poi c'è un bel libro di 52 pagine con copertina rigida, ricco di foto tratte dal tour e non so voi, ma è sempre un piacere vedere Richard Wright, Nick Mason e David Gilmour insieme sullo stesso palco. Peccato che Roger se ne fosse andato già da tempo, vabbè, però questi sono ancora bei Pink Floyd. Insomma, è un oggetto sicuramente consigliato ai fan della band. Per chi invece li apprezza ma non ha la smania di possedere tutto o magari non ha un giradischi, consiglio comunque l'edizione in CD che è ancora disponibile, costa $1 e naturalmente trovate linkata qui sotto in descrizione. Piccola postilla nerd. Questo è uno di quei cofanetti che possiamo lasciare, come vedete, imbustato nel cellophane originale, aprendolo di lato e scotciandolo, mettendo uno scotch molto lungo su tutti i lati. Perché possiamo farlo con questo cofanetto? Perché è un cofanetto rigido, quindi il cellophane, anche se tira ai lati che sono stati aperti, non riesce a piegare la cover, che è rigida. Questa è una soluzione accettabile se vogliamo mantenere intonso il nostro cofanetto. Se invece vogliamo fare un lavorino di classe esteticamente anche più gradevole di questo cellophane stropicciato, possiamo utilizzare una busta apposita e vi ho fatto vedere quelle che uso io in questo video. Vi faccio vedere anche al volo come avviene con la busta, quella sua. Ecco qua, tolgo il cellophane, poi ovviamente l'adesivo lo conserviamo. Qual è il verso? Questo qui ci sono le cuffie. Qual è il verso giusto? Questo qua. Faccio tutto in diretta. Eccolo qua. Preciso e profumato. Tolgo anche la striscia e lo chiudo. Così al volo, guardate che spettacolo. Bello lucido, senza piastricciamenti, top. A proposito di Gingilli Nerd, questa secondo me non dovrebbe mai mancare nella sala di un collezionista perché aiuta con un colpo d'occhio a ricordare che dischi stiamo guardando nella nostra collezione e soprattutto quelli che ancora dobbiamo sistemare. Avete già capito, vero? È una mini etichettatrice Bluetooth che si connette allo smartphone tramite app. Anni fa utilizzavo questa, bella però ingombrante, poi va solo con 4 batterie stilo che vengono ciucciate dalla macchina abbastanza rapidamente. Questa invece si ricarica tramite cavo USB-C. Ecco, questi sono gli acquisti che amo, cioè quelli che costano poco, che sembrano banali, però che ti svoltano il workflow, comunque ti aiutano nella gestione di quella che è una passione, un lavoro, eccetera, eccetera. Consiglio anche di prendere al volo una confezione da 3 rotolini di ricarica anziché quello singolo, perché ovviamente questo vi conviene. Quando vado in trasferta per qualche evento o fiera hi-fi, viaggio tendenzialmente in treno, per cui
devo portarmi dietro attrezzatura agile se voglio realizzare un video. Ecco perché ho fatto 3 acquisti bomba per ottimizzare il mio abituale setup. Il primo è un treppiede Ulanzi preso su AliExpress a poco più di 20 euro, e quello che state vedendo è il clip che trovate sulla pagina del prodotto. E a cosa mi serve? Beh, a parte che un treppiede serve sempre, poi questo pesa veramente pochissimo, 600 grammi, lungo 47 centimetri, arriva ad un'altezza massima di 140 cm, utilizzando anche la colonna centrale, oltre che ovviamente gli snodi, questi 3 snodi. Poi possiamo utilizzarlo per fare un controcampo, ad esempio, anche l'alloggiamento per il telefono incorporato, vedete questa figata, tac, e qui cosa ci possiamo mettere? Un faretto o un microfono. Poi ha la testa mobile, vedete un po'? Ovviamente non è una testa manfrotto da 200 euro, ma questo costa 20 euro e ha tutte queste cosine interessanti. Poi possiamo metterci ad esempio anche un faretto, e lo possiamo mettere o qui oppure nella slitta qua, in questa cold show qui, vedete, al volo, tac, abbiamo un setup di tutto rispetto. A proposito di faretti, questo qui è mio, l'ho provato al volo. A proposito, è quello che utilizzavo nelle trasferte, ma ne ho trovato un altro migliore, non grazie a me, e quindi si arriva al secondo acquisto bomba che ho rubato al buon Emidio Frattaroli di AV Magazine all'ultimo Gran Galà dell'Alta Fedeltà di Padova. Questo qua non è il suo, non è il suo, ma è uguale. Me l'ho prestato in quell'occasione per girare delle scene in una saletta molto buia. Sono rimasto sorpreso da quanta luce faccia, e quando mi ha detto che lo aveva pagato meno di 40 euro mi sono fatto mandare il link su WhatsApp e l'ho acquistato al volo. Vi mostro un attimo quanta luce fa, e così siamo all'1%, eccolo qua, 1%, 5600 Kelvin, 1%. Lo mando un pochino più in su, al 21%, già abbaglia, vado direttamente al 100%, mamma mia, so, fastidioso, però insomma, tanta roba. Ribadisco che questo è l'1%, guardate quanta luce fa, 1%. Vabbè. Insomma, una bomba. Da oggi in poi sarà sempre presente nel mio zaino da trasferta. E visto che l'ho ricordato poco fa, sentiamo se Emidio Frattaroli di AV Magazine ha qualcos'altro di interessante da consigliarci. Vai Emidio. Ciao Johnny, sono quasi senza voce, quindi sarò telegrafico. A partire da Black Friday qui in AV Magazine abbiamo comprato tante cosucce. La lista completa con analisi e motivazioni soprattutto è nel video sul canale di AV Magazine. Inizio con l'acquisto più importante, che è il proiettore JVC nativo 4K HDR, il DLA NP5, che stava a 6.000 euro e a novembre è stato in promozione a 3.500 euro, quindi non abbiamo resistito. A breve un'analisi dettagliata con guida alla calibrazione. Un altro acquisto fondamentale è un altro esemplare del miracoloso Polk XT30 a 149 euro su Amazon, e trovate anche qui il test di Matarazzo su AV Magazine, e funzionerà in coppia con un altro centrale per spostare il centro virtuale sonoro del canale centrale. Poi mi sono regalato un upgrade software e hardware al nostro media player di riferimento, il DigiFast, un player 4K con processore video integrato. Poi abbiamo preso un nuovo set di cavi in fibra, anche a risoluzione 8K, RUI Pro con testine intercambiabili, quindi a prova di futuro. E poi ho acquistato anche un po' di componenti per una workstation grafica per editing video, in attesa di prendere una delle nuove GPU serie RTX 5000. Ho preso anche una Sony Alpha 7 Mark III che ho preso su Amazon con l'obiettivo 2470 f4 a meno di 1.500 euro. In questo modo farò video con qualità decisamente superiore a quelli che fai tu. Tanto come lunghezza di capelli, che ho già superato, e per numero di followers, beh, ne riparleremo tra qualche mese. Rullo di tamburi per la ciliegina sulla torta, che naturalmente
è la più gustosa ma anche la più costosa dei 3 acquisti dedicati al videomaking, quindi treppiedi, faretto, microfoni wireless da utilizzare con la mia Osmo Pocket 3. Beh, in realtà questa ciliegina sulla torta non è neanche troppo costosa per quello che ci consente di fare e per la qualità che garantisce al nostro girato. Sto parlando del set di microfoni wireless DJI Mic Mini che con 169 euro ci offre 2 trasmittenti, un ricevitore, un adattatore per smartphone, cavo di ricarica, cavo di collegamento per la fotocamera, 4 filtri antivento e custodia di ricarica. Ho scelto questi microfoni perché si collegano in Bluetooth in pochi secondi alla mia Osmo Pocket 3 e poi sono veramente leggerissimi. Uno di questi pesa solo 13 grammi, guardate quanto è piccolo, talmente piccolo, guardate qua, che quando te lo metto addosso non lo senti neanche. Poi la comodità della clip magnetica è imbattibile. Adesso sto utilizzando un microfono sopra la mia testa, un secondo che faccio partire la Osmo Pocket. Allora me lo metto, lo indosso, ecco qua, questa qui è la clip. Allora, questo è l'audio del microfono qui sopra, che costa il doppio di questi DJI Mic Mini, ripeto 169 euro, questo costa quasi il doppio, 300 euro, ed è uno solo, quindi abbiamo due con tutto quello che abbiamo visto. Questo è l'audio del microfono qua sopra. Adesso si passa all'audio del DJI Mic Mini. Questa è la Osmo Pocket Ciao che sta girando. Vediamo, anch'io scoprirò per la prima volta come funziona. Beh, in realtà una prova al volo l'ho già fatta, però non una prova che poi ho utilizzato per un video. Poi ditemi voi nei commenti qui sotto cosa ne pensate. Ovviamente la qualità audio di un microfono wireless non è sovrapponibile a quello di un microfono a condensatore studiato per la voce, per uno studio di registrazione collegato a un registratore multitraccia. Questo è qualcosa che ha senso per me, perché mi consente di fare un contenuto dal punto di vista audio di buona qualità, perlomeno per gli standard di YouTube, avere un ingombro minimo all'interno del mio zaino, disturbare poco anche l'eventuale intervistato, perché non è detto che io li utilizzi sempre tutti e due, però tipo nelle fiere mi capita di utilizzarne due con la Osmo Pocket 3, che la riprendo, questa cosina magnifica e secondo me matrimonio perfetto. Non vedo l'ora di andare alla prossima fiera per utilizzare questa combo incredibile. Devo anche dirvi che per un attimo, prima di acquistare questi, ho vagliato l'ipotesi del set di Rode Wireless Micro, che è simile come concetto, ma quello va bene se utilizzi esclusivamente lo smartphone per registrare i tuoi contenuti, mentre il set di DJI lo posso utilizzare con la Osmo Pocket, con la fotocamera e con lo smartphone, quindi posso utilizzarlo con qualsiasi attrezzatura. Quello di Rode solo, che costa anche pochi euro meno, 5-6 euro meno, però lo posso utilizzare solo con lo smartphone. Altra cosa che devo dirvi è che mi garberebbe un casino fare un canale parallelo a questo, in cui far confluire tutte le mie altre passioni oltre alla musica, quindi cinema, letteratura, gaming, fumetti, Lego, però avrei bisogno di giornate da 72 ore, dovrei fare questo di lavoro e dovrei separarmi, quindi forse è meglio mettere da parte l'idea del secondo canale. Nelle ultime settimane, ad esempio, ho recuperato un bel documentario dedicato a Dario Argento, Panico. Questa è la versione Blu-ray più CD con la colonna sonora, ma esiste anche in DVD. Davvero un bel progetto che ripercorre tutta la carriera del maestro dell'horror. A tema ho preso la colonna sonora di Inferno composta dal grande Keith Emerson,
copertina spettacolare che ovviamente riprende la locandina del film. Questo è arrivato proprio ieri, devo sempre aprirlo. Kit Emerson, grande. Cambiamo completamente genere con una delle commedie più iconiche di sempre e che riflette anche la luce terribile. Una poltrona per due, intramontabile classico del periodo natalizio, adesso pubblicato anche in versione 4K. La cosa incredibile è che prima di questo Blu-ray 4K del film io avessi solo una VHS registrata su Italia 1 più di 30 anni fa. A tema, avete visto, ho preso la maglietta sul sito di Mezze Maniche. E infine l'edizione Steelbook 4K dell'ultimo Joker, che a differenza di molti ho apprezzato, però solo mentre tornavo a casa a piedi e ci rimuginavo sopra, perché mentre ero in sala mi rigiravo sulla poltrona tra l'annoiato e l'infastidito. Ero quasi tentato di uscire per la prima volta per la sovrabbondanza di quota musical, un genere che non è proprio nelle mie corde, tra i miei preferiti. Non avevo volutamente guardato niente, neanche il trailer, sapevo solo che c'era Lady Gaga come coprotagonista, quindi sono andato completamente alla cieca, visto il mio amore per il villain, per il personaggio dell'universo DC Comics e naturalmente per il primo film uscito nel 2019. Insomma, durante la proiezione non vedevo l'ora che finisse e l'ho apprezzato solo mentre camminavo verso casa, quando ho realizzato che l'invadenza della parte musical dipendeva dai film che si faceva nella testa il personaggio interpretato da Joaquin Phoenix, che dal punto di vista della performance attoriale riesce a fare addirittura meglio del primo film di Joker. Per chi non è andato al cinema perché messo in guardia dalle molte critiche negative, posso solo consigliare di o vi comprate questo oppure lo guardate quando arriverà in streaming per farvi un'idea vostra. Guardate qua cosa vi tiro fuori. Questa Kick Nerd fantastica me la sono regalata per Natale grazie a un caro amico che me l'ha segnalata e che condivide con me la passione per questo mitologico film con Lino Banfi. Avrete sicuramente capito che si tratta dell'allenatore nel pallone e siccome vi voglio bene la apro solo per voi, per farvi vedere da vicino quanto sia spettacolare. Molto molto delicato. Questa qua, La B? La Biro. La Biro. Ma che vuole accendere? Io sto parlando della B-zona. Io invece uso una cosa diversa. 555. caro Oronzo Canà, è tutto per questa prima puntata dedicata ai miei ultimi acquisti audio, hi-fi, tech e nerd. Spero sia stata di vostro gradimento e in quel caso lasciate un like e qui sotto nei commenti scrivetemi qual è il prodotto che vi stuzzica di più tra quelli che avete visto, oppure consigliatemi un prodotto audio, hi-fi o nerd che avete acquistato di recente e di cui vi siete innamorati. A presto e buoni ascolti. Io ho l'imbarazzo della scelta, colpi di fulmine, cuffie, microfoni, questa utilissima.